Verona-Inter 1-2, grande vittoria per l'Inter, ma in queste ore lo avrete letto ovunque, Inter fortunata, vittoria di fortuna, partita decisa dagli episodi. Va bene, noi per onestà intellettuale lo diciamo, un pizzico di fortuna c'è sicuramente stato, ma diciamo che limitare tutto soltanto alla sorte, soltanto alla fortuna, oltre che molto superficiale, è anche sbagliato. E proveremo a spiegarvi perché in questo nuovo contenuto, con uno dei format più amati e più apprezzati qui su Passione Inter, delle 5 cose che potresti non aver visto in Verona Inter. Visto che stiamo parlando di fortuna, sicuramente noi ci reputiamo molto fortunati nell'avere una community che ci supporta ogni giorno e per continuare a farlo basta pochissimo, basta mettere un like, insomma qui sotto, iscriversi al canale e soprattutto vi invitiamo nel nostro fantastico, club di Passione Inter pieno di persone fantastiche e nerazzurre. E allora ragazzi, l'ho detto in apertura, una bella vittoria perché al di là della prestazione, che magari, non ha convinto molti, al di là di tutto quello che si sta dicendo, è una vittoria che pesa tanto e adesso lo vedremo. Io sorrido anche se questa mattina in realtà non ho sorriso molto aprendo i giornali e leggendo un po' le prime pagine dei giornali, perché appunto viene diciamo tutto, limitato ad un discorso, diciamo relativo alla fortuna. Lo leggiamo Inter che fortuna al 93esimo, minimo sforzo, massima resa. Quindi l'Inter non si è sforzata, non ha fatto di tutto per portare a casa il risultato per 90 minuti ed oltre. Un successo addirittura immeritato. Gli scudetti si vincono anche così, grazie ad un autogol al 93esimo. Sono 3 punti senza gloria e suggeriscono riflessioni. Io le riflessioni le farei su tutto quello che siamo costretti a leggere ogni mattina quando c'è di mezzo l'Inter, perché io capisco voler sottolineare il fatto che ci sia stata una piccola dose di fortuna, grande, piccola, quello che volete, perché c'è stata sicuramente un autogol al 93esimo, diciamo che dimostra il fatto che sicuramente c'è stato quel briciolo di fortuna, ma per arrivare a quell'autogol al 93esimo c'è molto di più. C'è un Inter che ci crede fino all'ultimo, un Inter che soffre, contro un avversario audace, contro un Verona che comunque, prova insomma a difendere il pareggio, ma non solo, anche a portarsi in vantaggio. L'Inter trema, poco prima dell'intervallo con un palo di Orban, insomma è un Verona che comunque non le manda a dire, nonostante sia un avversario che in questo momento è in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Quindi è un Inter che resiste, è un Inter che lotta ed è un Inter che vince, per fortuna, per meriti, per tutto quello che volete, ma mi sembra veramente superficiale, come dicevo in apertura, ridurre tutto ad un discorso di fortuna. Tra poco vedremo i numeri, perché secondo me è importante, sottolineare il fatto che sì, si tratta di diciamo, un qualcosa che può essere così collegato alla fortuna, alla sorte, con l'autogol di Frese al 93esimo, ma se la squadra non avesse avuto la cattiveria e la voglia di portare a casa quel risultato, trovandosi in quella situazione lì, staremo parlando di un'altra partita. Quindi, ribadisco, c'è tanta superficialità ogni volta che si parla dell'Inter. Molte, delle avversarie dell'Inter si sono trovate davanti a delle partite vinte in maniera, diciamo, io non dico immeritata, perché ogni volta che si vince poi ragazzi c'è sempre del merito, non può non esserci il merito, a parte quando ci sono dei favori arbitrali, però, la narrazione ogni volta che c'è l'Inter di mezzo è sempre molto diversa e questa cosa comincia a personalmente ad infastidirmi, immagino anche a voi, perché si sottolinea sempre la parte non dico negativa, ma si tende sempre a sminuire quello che è il lavoro di una squadra che, nonostante le sconfitte in campionato, si trova adesso a -1 dalla capolista, di una squadra che in questo momento deve fare i conti con diverse assenze, di una squadra che ha cambiato allenatore, sta trovando dei nuovi equilibri, ma tutti sottolineano il fatto che l'Inter vince per fortuna. Quindi, molta fatica a digerire questa mattina questo tipo di titoli, questo tipo di narrazione legata alla nostra Inter, allora cercheremo noi di andare a sottolineare in realtà quello che, di bello ci dà Verona-Inter, di bello ma anche qualcosa di non troppo positivo, perché se c'è una cosa che non mi ha convinta di questa Inter, nella partita di ieri è un po' l'atteggiamento dopo l'1-0. Ho rivisto un po' l'Inter che avevamo visto durante anzi la partita a San
contro l'Udinese, un Inter che va in vantaggio e dopo il vantaggio si accomoda un po'. È stato fatto notare a Christian Chivu nel post partita che difende la propria squadra, difende il proprio gruppo e addirittura dice che è stato anche un qualcosa che ha chiesto lui, di abbassare i ritmi dopo l'1-0, ma questa è un po' una dichiarazione, un po' una furbata, ecco, per non dire altro, da parte di Chivu per proteggere la squadra, perché appunto l'impressione è che abbia un po' rallentato e abbia un po', non dico staccato la spina, però sicuramente si sia tranquillizzata troppo dopo l'1-0. L'abbiamo visto con il gol subito e con il rischio con Orban proprio poco prima dell'intervallo. Quindi attenzione a questi cali di concentrazione nel corso delle partite che possono essere fatali. Va detto anche, spezziamo una lancia a favore di questi ragazzi, che comunque c'è un discorso relativo alla stanchezza, perché l'Inter sta giocando ogni 3 giorni ed è un discorso che sta colpendo un po' tutti, non solo l'Inter, non solo le squadre italiane, ma anche le squadre europee. Basta guardare un po' l'andamento anche dei top campionati europei. In questo momento soltanto il Real Madrid e il Bayern Monaco stanno tenendo dei ritmi importanti, dei ritmi superiori. A seguire abbiamo l'Arsenal e il Barcellona che in questo momento hanno 25 punti in classifica. Per il resto tutte le altre big impegnate su tanti fronti, su più fronti come l'Inter, viaggiano su 20, 22, 23 punti, dimostrando comunque che il calendario e sicuramente gli impegni in Champions League stanno pesando un po' su tutti mentalmente e fisicamente. Visto che sto parlando di punti, vado rapidamente anche a mostrarvi le zone alte della classifica di Serie A con la 10ª giornata che si andrà a concludere questa sera. L'Inter che con questa vittoria importante e pesante accorcia sul Napoli portandosi a -1, Napoli che rallenta in casa contro un Como che continua a dimostrarsi molto insidioso, continua a viaggiare insomma nelle zone europee, insidia e ha messo in difficoltà la squadra di Antonio Conte. Lo scontro tra Milan e Roma che vede uscire il Milan vittorioso da San Siro. Anche qui perché non parliamo di fortuna? Perché non parliamo del fatto che il Milan vince perché la Roma dal dischetto con Dybala sbaglia un rigore? Anche per quello non voglio fare lo stesso errore che fanno gli altri limitandomi all'essere superficiale. Però anche qui ragazzi c'è un po' di fortuna. Il Napoli che insomma gli vengono fischiati 2 rigori contro e al di là della bravura di Milinkovic-Savic c'è un pizzico di fortuna quando ti sbagliano 2 rigori contro, cioè è normale che sia così, però i discorsi vengono limitati solo all'Inter. Vabbè, non voglio andare ad alimentare queste polemiche. Bologna che stravince in casa del Parma e la Juventus che sotto la guida di Luciano Spalletti trova la prima vittoria sotto la guida di Luciano Spalletti. Quindi in questo momento l'Inter si mantiene aggrappata alle zone alte, a -1 dal Napoli capolista. Adesso ci sarà l'impegno infrasettimanale in Champions League e poi di nuovo in campo contro la Lazio a San Siro per continuare magari lungo la scia delle vittorie ed è quello che ci auguriamo. In apertura ho detto una cosa importante, si parla di fortuna, ma non è solo fortuna, perché ci sono i numeri, per fortuna, ecco, per fortuna esistono i numeri che parlano, perché al di là di tutti quelli che sono i discorsi, le statistiche parlano chiaro. L'Inter ha vinto meritatamente contro il Verona, ha dominato e le statistiche lo dimostrano. È stata più pericolosa a livello offensivo con un XG superiore al Verona, più possesso, più tiri con circa un 30%, un po' più del 30% dei tiri totali finiti nello specchio della porta. Un dato che non è il massimo, diciamo, perché si potrebbe sicuramente far meglio. L'Inter può essere sicuramente più precisa e più cinica, però in linea generale, l'Inter appunto è stata migliore sotto questo punto di vista, rispetto al Verona, anche nell'accuratezza dei passaggi e nel volume di gioco è stata superiore, con un Verona che ha subito la partita, ma come dicevo prima si è dimostrata comunque audace. Abbiamo parlato poi della pericolosità offensiva con l'XG, ma c'è una cosa da sottolineare, perché ieri questa pericolosità è arrivata meno dagli attaccanti, con Lautaro che è apparso in difficoltà ed è stato fatto notare anche a Chivu nel post partita. Lautaro che non segna da un mese in Serie A, l'ultimo gol risale alla partita contro la Cremonese, ma ha sottolineato anche Chivu che c'è anche la Champions e Lautaro ha trovato il gol contro l'Union Saint-Gilloise, quindi piano, andiamoci cauti con i giudizi su Lautaro, si parte
anche un po' prevenuti visti i precedenti, visto che sappiamo che il capitano ogni tanto stacca la spina per un po' e poi torna, ma è arrivato appunto recentemente un gol in Champions, quindi io continuo a dare grande fiducia al capitano. Anche ieri Bonnì forse sottotono a livello realizzativo, insomma per quello che ci ha fatto vedere in questo inizio stagione a livello proprio di contributo, perché ha toccato solo 18 palloni, è un dato molto basso per questo giocatore, però andiamo anche al lato positivo perché ieri, e non solo ieri, ci ha pensato il centrocampo a rimettere un po' tutto lungo i binari giusti, con 5 degli ultimi 6 gol in Serie A arrivati proprio dai centrocampisti, Sucic che contro la Fiorentina ci ha fatto brillare gli occhi, Çalhanoğlu che ha dei numeri da protagonista in questo avvio di stagione, l'abbiamo detto più volte, e Zielinski che ieri fa un gol, ragazzi, che meraviglia. Che qualità questo giocatore, che qualità. Quindi la scelta in mediana da parte di Christian Chivo è stata una scelta azzeccata e ripagata, e poi anche Barella che comunque da subentrato poi ha propiziato l'autogol. Quindi ragazzi, i numeri sono fondamentali, i numeri, e le chiacchiere noi le lasciamo ovviamente agli altri. Facciamo questa cosa, lasciamo le chiacchiere agli altri e noi andiamo ai numeri. Visto che ho citato la qualità di Zielinski, ho citato il gol di Zielinski, ma che gol ha fatto ragazzi, ma che gol ha fatto Zielinski ieri, meraviglioso, con questa intesa con Çalhanoğlu, un'intesa che arriva, diciamo da un'intuizione di Angelo Palombo, è stato sottolineato nel post partita, anche contro il Torino, insomma è stato il suo zampino quando arrivò il gol da calcio piazzato, uno schema che appunto è stato provato in allenamento, e la cosa interessante è che in realtà Chivu si era mostrato un po' scettico, un po' perplesso, perché nel proporre questo schema lui aveva paura di un contropiede, se nel caso in cui non si fosse concretizzato. Per fortuna ha deciso di fidarsi e onestamente ha fatto bene, perché abbiamo visto insomma quello che sono riusciti a tirare fuori Çalhanoğlu e Zielinski, mostrando tantissima qualità, veramente una qualità incredibile. E tra l'altro è un Inter che comunque sta sfruttando molto i calci piazzati. In realtà in Europa lo sviluppo dei calci piazzati è enorme, con circa il 35% dei gol che arrivano da situazioni da fermo. L'Arsenal in Premier League ha messo a segno 10 reti su 18 da calcio piazzato, il Chelsea 8 reti su 18, il Barcellona 6, ma su un totale più ampio di 28. Quindi diciamo che l'Inter sta seguendo questa direzione e ne raccoglie i frutti anche grazie alle qualità di alcuni giocatori come Zielinski e Çalhanoğlu. Andiamo però anche al discorso delle polemiche, perché quotato a 1 ragazzi, ovviamente gioca l'Inter. Come possono mancare le polemiche da parte degli anti-interisti? E allora noi li smontiamo immediatamente, proprio così, facciamo così e li smontiamo senza problemi, perché lo dicevo prima, gli altri chiacchierano, noi andiamo ai numeri, gli altri chiacchierano, noi spieghiamo, perché per semplicemente smontare tutte le tesi che sono state costruite attorno a questo episodio del giallo a Bissek, basta andare al regolamento. Esiste un regolamento, ce lo ricordiamo che esiste, e quindi noi semplicemente proponiamo il regolamento. Questi sono i criteri del Doxo che devono essere presi in considerazione per un eventuale cartellino rosso. Devono essere soddisfatti tutti e 4 i criteri. La distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta, la direzione generale dell'azione di gioco, la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone e la posizione e il numero di difendenti. Spoiler, nell'occasione che vede coinvolto Bissek, 2 di questi criteri non vengono soddisfatti. 1, perché il pallone si muove velocemente verso destra e non in direzione della porta, e 2, oltre alla direzione manca anche la posizione dei difendenti, perché c'era Sucic che stava recuperando. Se il pallone, come ha spiegato anche molto bene Luca Marelli nel post partita, se il pallone toccato da Giovane fosse andato dritto verso la porta, allora in quel caso sarebbe stato rosso chiaro. In questo caso non vengono soddisfatti tutti e 4, non è che 1, 2, mezzo, tutti e 4 devono essere soddisfatti i criteri del Doxo, non può esserci espulsione. Cartellino giallo e si prosegue con il giocatore che resta in campo. Quindi veramente noi smontiamo tutte le tesi degli anti-interisti molto semplicemente, e consiglierei a chi si dimentica le cose molto facilmente di andare a riguardare
Inter-Fiorentina con 2 rigori netti non concessi all'Inter, non 1, 2, quindi memoria corta, no problem, highlights, riandiamo a vedere tutto quello che è successo in Inter-Fiorentina e riflettiamo prima di parlare a caso solo per criticare l'Inter a convenienza. Ma al di là della rabbia e di tutto quello che insomma ci scatenano un po' gli antinteristi, andrei anche a quello che invece ci dà orgoglio e ci fa sorridere, questa immagine qui. L'esultanza. Io penso che quel video l'ho rivisto in loop per non so quante volte e ho detto: "O così o niente", cioè io voglio vedere questo, altrimenti non voglio vedere nulla. Chivu che esulta in maniera clamorosa abbracciando Bastoni dopo il gol dell'1-2, Chivu che fa una scivolata per esultare, nel post partita lo dice: "Mi sono anche rotto la divisa, adesso indosso la tuta perché ho esultato, ho fatto quella scivolata". Ragazzi, io non so che dire, quando vedo queste scene un po' mi si ricuciono le ferite, perché veniamo da un momento in cui, penso sempre, no, quando vieni ferito, no, da qualcuno o da qualcosa, poi fai fatica a fidarti in seguito. Con Chivu forse è stato un po' così, dopo il dolore per Inzaghi, dopo la delusione per l'addio di Inzaghi, inizialmente io personalmente ho fatto un po' di fatica a ritrovare un po' fiducia nei confronti di un nuovo mister, nonostante ovviamente l'ottimismo. Ragazzi, io alla 10ª giornata posso dirvi che Chivu veramente lo sto adorando, quindi mi piace risentire quelle emozioni lì, mi piace rivedere anche quelle emozioni lì, quell'entusiasmo e mi piace vedere il gruppo che si fida e si affida a questo nuovo mister. È un mister che, ragazzi, ha il cuore nerazzurro, perché Chivu è vero cuore nerazzurro, lo sta dimostrando, sta dando tutto e queste immagini ci restituiscono veramente tutto questo di cui sto parlando. È un Chivu che protegge anche molto i suoi, che difende anche molto i suoi. Ieri è tornato a parlare di Diouf e Luis Enrique, un Luis Enrique che sta, diciamo, anche ricevendo delle critiche molto pesanti. Io ho letto anche addirittura parlare di un pacco, parlare di cioè, leggere insulti secondo me anche un po' troppo esagerati, perché poi non c'è mai un punto di equilibrio, si tende sempre ad essere o troppo buoni o troppo severi. Sicuramente ieri non ci ha restituito una buona prestazione, però io capisco la necessità di Chivu di voler difendere, ecco, questi giocatori da determinate accuse. Un Chivu che torna un po' sui suoi passi perché prima di Napoli-Inter in realtà aveva parlato proprio di Diouf e di Luis Enrique come 2 giocatori non pronti. Ieri Enrique lo vediamo titolare contro il Verona, quindi bisogna capire anche se c'è una sorta di svolta per questi 2 giocatori, lo capiremo probabilmente nelle prossime partite vedendo il minutaggio, però al di là di questo io voglio chiudere veramente con questa immagine di questo abbraccio e di questa esultanza tra Chivu e Bastoni, perché veramente è un qualcosa che ci ricorda sempre quanto è bello essere interisti. E allora ragazzi, io vado in chiusura e vi ringrazio se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio perché oggi abbiamo parlato tanto, ma parleremo ancora nella diretta quotidiana di oggi dalle 19:30 sui canali di Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.